Ragazzi, buongiorno e benvenuti al primo video di PSI, Pit Stop Italia. Pit Stop Italia. Perché non potevo sceglierne uno più facile? Allora, vi spiegherò brevemente in che cosa consiste il canale per non annoiarvi troppo. Parleremo principalmente della mia macchina, faremo dei video tutorial, video di manutenzione, di migliorie delle auto e proveremo anche delle altre auto, non soltanto la mia. La cosa che mi preme tanto è che voi mi facciate delle domande, che voi vogliate scoprire che cosa si può fare per una macchina, per migliorarla, per renderla più affidabile, per la manutenzione. Non voglio che siate timidi. Ecco, questo è importante perché siete alla base del mio programma. Il canale si occupa principalmente per i neofiti, per chi si avvicina magari al mondo del tuning, che ha delle domande che pensa possano essere banali, ma che non lo sono. Le domande sono sempre importanti e ben accette. Ecco. Ma adesso non voglio più annoiarvi, tanto vedremo nei prossimi video di cosa parliamo. Adesso vi faccio vedere la mia macchina. Allora, questa è la mia Toyota Celica 1800, 143 cavalli, motore aspirato, del 2001. E la macchina in questo caso esce già con il clima automatico. Cosa abbiamo cambiato? Semplicemente questo pomello del cambio. Abbiamo messo un pochino più carino, TRD, Toyota Racing Development. La macchinina è un 4 posti, abbiamo anche dietro. La cosa che mi ha stupito tanto quando l'abbiamo comprata è stato il baule, adesso ve lo faccio vedere. Guardate lo spazio. Ed ecco qui il nostro VVTi 1843 cavalli con fasatura variabile delle valvole di aspirazione. Tappo dell'olio cambiato, questo è solo estetica ovviamente. Qua dentro troviamo un filtro dell'aria KN lavabile, quindi sportivo, cambia leggermente, sicuramente la macchina respira meglio. L'abbiamo fatto un bel tagliandino, 4 litri di olio, cambiato il filtro dell'olio che si trova là in fondo, semplicemente si smonta il carter in fondo. Poi abbiamo controllato un po' i vari livelli. Qua quello dell'idroguida è stato cambiato, qua abbiamo semplicemente quello lì dei tergicristalli, nulla di che. I freni, l'olio dei freni l'ho cambiato in quanto abbiamo montato dei tubi in treccia aeronautica, non si vedranno, a breve dovrò cambiare anche i dischi. Ecco, vedete che non sono proprio in buono stato. L'assetto, allora, non usciva così di serie la macchina. Abbiamo montato delle molle ABAC Pro Kit da -3, quindi la macchina si è abbassata di 3 cm, il comfort è rimasto pressoché invariato, quindi molto comodo, ve lo consiglio, uso cittadino. Poi faremo dei video approfonditi dove andremo a spiegare i vari assetti. Adesso il mio è diciamo un momento di passaggio, essendo un coupé ho aspettato a vedere un po' come si comportava per le strade, usandola come daily car. L'ultimo che non si vede, che non si nota, che può sembrare originale, è lo scarico. Lo scarico è un artigianale omologato. Sembra difficile da credere, ma vi spiegherò anche questo in prossimi video. Quindi il suono è molto più carino, ma adesso andiamo a sentire accesa.
Allora ragazzi, io ho sempre lavorato nell'ambito delle auto, inizialmente come lavagista parcheggiatore, quindi parcheggiavo le auto e le lavavo, come dice il nome. Adesso invece lavoro da 2 anni in un concessionario di auto, Peugeot, dove ho fatto il venditore per molto tempo. Adesso invece sono passato a una nuova mansione che è il Digital Car Web, ovvero gestisco tutta la parte online degli annunci delle auto usate per 7 sedi. Se avete poi bisogno di informazioni, volete caricare la vostra auto come usato e non sapete come fare, volete consigli per metterla su Autoscout piuttosto che su Subito, chiedetemi pure, sarò contento di aiutarvi. Allora, come vi ho detto, la mia macchina è praticamente stock, ha poche modifiche che siamo andati a fare e altre ne seguiranno. Le principali sono appunto il filtro dell'aria sportivo a pannello KN, l'assetto, tra virgolette, quindi le molle ribassate della Aibach Pro Kit che abbassano l'auto di 3 cm e rendono comfort praticamente invariato, quindi se avete intenzione o pensate di fare questa modifica, assolutamente straconsigliata su ogni auto. Ho provato assetti più sportivi da pista, quindi anche molle più rigide, non progressive come le Aibach, parliamo di molle tipo HR o assetti a ghiera completi molto sportivi, rigidi, non per uso stradale, e non è molto comodo se la usi tutti i giorni per strada. Così è un ottimo compromesso. L'unica cosa che manca sicuramente adesso è ritarare gli ammortizzatori o comprarne su dei nuovi. Abbiamo lo scarico omologato artigianale, che non suona male, ma come vi ho detto già la macchina suona bene di serie, proprio come esce dalla casa madre, al suono che arriva proprio dal motore, dall'aspirazione, veramente veramente importante, soprattutto diciamo dai 5.000 giri in su. È molto interessante, ha un bel tiro nonostante i suoi 143 cavalli. Mi dite, può essere una prima auto un po' sportiveggiante con cui cominciare da non spendere tanto? Secondo me sì, non perché sono di parte, insomma ha 143 cavalli, quindi non costa un'esagerazione. Il bollo siamo intorno ai 300 qualcosa euro, ma sono mezzi, qualcuno che ha già superato i 20 anni, quindi questo cosa significa? Che alcune regioni tipo Lombardia a oggi non paga il bollo, altre regioni come siamo noi in Piemonte viene dimezzato, le assicurazioni sono più vantaggiose, puoi vendere anche la macchina a un prezzo più alto perché ha un valore più alto, ovviamente essendo iscrittasi con un certificato di rilevanza storica. Ultimo, non meno importante, se è ancora rimasto così, adesso mi dovrò informare meglio, prendiamo con le pinze quello che sto per dire, la Voltura dovrebbe attestarsi ai 50 euro, quindi anche chi dovesse poi venirla a comprare è decisamente più invogliato, no? Dato che in Italia tutto si paga, non si sa perché. Modifiche per esempio sono quasi tutte legali, poi andiamo a vedere anche quelle, quali sono legali, quali no, quali sono consigliate. A breve arriveranno nuove modifiche per la Celica, in un nuovo video vedrete cosa, è qualcosa che ha a che fare con l'assetto, diciamo, qualcosa con il telaio, tenuta della strada. Vediamo se potete indovinare cosa può essere. Scrivetemelo nei commenti, mettete mi piace, condividete e soprattutto ragazzi, campanella. Io ogni lunedì dovrei riuscire a mettere dei video, seguitemi, fatemi domande, insomma dai, smettetela di guidare auto elettriche, iscrivetevi, noi vogliamo le macchine che fanno? No? PSI Pit Stop Italia.